Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Faccio seguito all'ultimissimo che trovate sempre in questo canale, che ho dedicato alla pizza napoletana, o meglio in stile napoletano, ad alta idratazione. Quel video che tra l'altro ha riscosso molti consensi perché ci consente di fare una pizza diversa dal solito. Certamente necessita di qualche attenzione in più perché l'alta idratazione ha bisogno di qualche attenzione in più, soprattutto in stesura e nel trasferimento della pizza nel forno, però essendoci molta più acqua del normale, l'impasto verrà fuori capace di restituirci una pizza particolarmente croccante nel bordo e morbida per il resto, come una normale napoletana deve essere. È stato un video sicuramente interessante da questo punto di vista, però tanti tra voi mi hanno scritto o nei messaggi oppure direttamente con una email per segnalarmi il fatto che solo una parte degli appassionati dispone di una spirale o di una planetaria, ma che molti appassionati per l'appunto non dispongono di questo tipo di strumenti e quando proprio devono fare un acquisto si concentrano anzitutto sul forno cercandone uno ad alte prestazioni sia elettrico come i miei F1 oppure a fiamma. Ebbene, io tenendo ben presente queste considerazioni che mi sono state fatte, ho deciso di girare un nuovo video sempre sull'alta idratazione, sempre su una pizza in stile napoletano. Però stavolta ho deciso di aggiungere un qualcosa di diverso. Allora, innanzitutto l'impasto è fatto interamente a mano con lo stile del non impasto, ovvero sia knock knead, una tecnica che ho già presentato in questo canale, ma che è sempre valida e sempre efficiente, soprattutto per chi impasta a mano e con l'alta idratazione non vuole impiastricciarsi le mani o peggio non vuole rischiare di perdere completamente l'impasto perché il rischio può anche esserci. La seconda cosa che caratterizza questo impasto è che ho messo veramente pochissimo lievito seguendo le indicazioni che stavolta ho trovato in quelle fornite dai titolari della pizza da Michele a Napoli, ovvero sia pochissimo lievito. Stavolta ne ho messo davvero poco per la quantità di impasto e soprattutto per la tipologia di lavorazione e anche di conservazione, perché comunque si sviluppa questo impasto nell'arco di 48 ore. Ne ho messo davvero poco perché stavolta volevo fare una stesura quasi senza cornicione, come le pizze da Michele a Napoli. Quindi vedremo due caratteristiche: impasto fatto a mano con la tecnica del non impasto, l'assenza di impasto vero e proprio, e la spiegherò nei minimi dettagli, quindi mettetevi anche un po' comodi per guardare tutto. E poi la seconda cosa, il bordo molto basso. Voi lo sapete che io non sono un amante in generale dei cornicioni particolarmente gonfi, però in generale li faccio un po' più gonfi. Stavolta nemmeno questo, e vi posso garantire che, come vedremo insieme, comunque la pizza è venuta molto bene. Adesso, senza stare troppo a cincischiare e a parlare, ci dedichiamo direttamente nel mio tavolo da lavoro, o meglio nella spianatoia del mio carrello Space One Pizza. Ci dedichiamo a fare tutto quanto. Prima di tutto prepariamo l'impasto, poi prepariamo i panielli, poi li mettiamo in frigo e poi infine faremo la cottura nel mio F1 P134H. E adesso andiamo subito a lavorare. Bene, raggiungiamo la mia postazione sul carrello Space One Pizza. Ecco la spianatoia con gli ingredienti, vi mostro uno per uno questi ingredienti, c'è scritto anche il quantitativo, ma voi avete avuto a disposizione la slide, per cui potete comunque ricopiare con più calma, visto che nella slide c'è anche tutto il procedimento che faremo. Bene, iniziamo sciogliendo il lievito di birra all'interno dell'acqua e versando il sale all'interno della farina. Mescoliamo sale e farina e poi rovesciamo sale e farina all'interno della ciotola e all'interno mettiamo tutta l'acqua. Poi prendiamo la nostra spatolina e iniziamo ad amalgamare. Lo faremo per circa 3 minuti, anche se il video ha naturalmente dei tagli, però considerate che durante il nostro lavoro non dobbiamo ottenere chissà quale risultato, ma semplicemente che tutta la farina sia entrata in contatto con l'acqua. Non dobbiamo lasciare grumi di farina ancora asciutti.
Una volta che saremo riusciti a fare questo, la nostra prima parte sarà fatta e possiamo lasciare a riposo tutto per circa un'ora a temperatura ambiente. Dopo un'ora prendiamo il nostro impasto che si sarà già un po' incordato, come potete vedere. Ancora non si è allisciato, però si è sicuramente incordato. Come vedete si stacca benissimo con questa manovra dal basso verso l'alto, che altro non è che delle semplici pieghe. Vedete che l'impasto comunque si è bene unito e incordato, ci segue agevolmente e noi a questo punto, dopo circa un minuto, lo ricopriamo e lo lasciamo a riposo. Trascorso il primo quarto d'ora a temperatura ambiente, ripetiamo le pieghe, sempre con la spatolina. Ancora non tocchiamo niente con le mani. Nel frattempo l'impasto si è ulteriormente allisciato e incordato. Vi prego sempre di notare come segue docilmente la spatolina. Facciamo questa manovra sempre per un minuto e mezzo, non occorre molto, poi nuovamente copriremo e lasceremo a riposare per un altro quarto d'ora, sempre a temperatura ambiente. Riprendiamo l'impasto. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, rovesciamo l'impasto e facciamo i classici giri di pieghe. A questo punto l'impasto non solo è ben incordato, ma è anche abbastanza liscio e lo vedrete con i vostri occhi. Concluderemo con un accenno di pirlatura e poi metteremo a riposo questo impasto nel frigo per un quarto d'ora. Trascorso il quarto d'ora, rovesciamo nuovamente l'impasto. Stavolta non c'è neanche bisogno della farina. Tenendo magari leggermente bagnate le mani, facciamo un altro giro di pieghe, ma guardate, l'impasto ormai è sostanzialmente pronto, nonostante l'alta idratazione e soprattutto con le mani pulite. Dopodiché, conclusa la pirlatura, lo mettiamo nuovamente all'interno del contenitore e lo inseriamo in frigo per un ultimo quarto d'ora di riposo. Togliamo l'impasto dal frigo e stavolta lo dividiamo in 4 porzioni da 250 grammi ciascuna circa, che diventeranno i nostri panielli. Io vi mostro come farne uno, vi raccomando di tenere le mani sempre leggermente umide con l'alta idratazione per evitare che ci si attacchi l'impasto eccessivamente. Lo appallottoliamo e poi lo mettiamo all'interno del contenitore e così faremo con gli altri 3 pezzi di impasto. Una volta che avremo ottenuto le nostre 4 palline, le copriamo, le mettiamo in frigo seguendo le indicazioni della slide che avete visto prima. Iniziamo allargando leggermente il panetto all'interno del contenitore di farina e poi lo trasferiamo sulla spianatoia per togliere la farina in eccesso. Quindi procediamo con l'allargamento del disco di pasta fino alla misura desiderata. Poi lo trasportiamo sulla palabarella, lo allarghiamo a piacimento, sempre sulla palabarella, qualche pizzicotto finale, la forma è rotonda e possiamo iniziare con gli ingredienti. Partiamo dal pomodoro.
cercando di mantenerci un po' distanti dal bordo. Poi un filo d'olio, del basilico, formaggio grattugiato, mozzarella a fior di latte e infine molte rondelle di Würstel. E a questo punto siamo pronti ad andare in forno per la cottura. Inseriamo la pala barella e depositiamo la nostra pizza. La prima parte della cottura è di circa 35 secondi a 500 gradi, poi facciamo una rotazione di 180 gradi e facciamo gli ultimi 25 secondi di cottura. Eccoci qui arrivati alla girata. Ruotiamo e reinseriamo. Dopo circa 20-25 secondi la pizza è pronta. Eccola qui, la portiamo sul piatto, ve la mostro più da vicino, una pizza ben cotta con i bordi ampi ma non gonfi, classica da napoletana. Vediamo anche il fondo che è ben cotto. E ora passiamo alla seconda pizza. Il procedimento è lo stesso. Portiamo il panetto sulla spianatoia, lo scuotiamo un po', lo allarghiamo, allarghiamo ancora un po' e lo sistemiamo sulla pala barella. Una volta che è sistemato lo allarghiamo a piacimento, lo sistemiamo, gli diamo la forma desiderata e subito dopo iniziamo con i condimenti. Anche qui iniziamo con la passata di pomodoro. Formaggio grattugiato, del basilico, la mozzarella e andiamo dritti in forno. Depositiamo la pizza con la pala barella. Eccoci qui. Chiudiamo e anche in questo caso la cottura è di circa 1 minuto con la girata poco più di metà. Ruotiamo la pizza e la reinseriamo. La procedura della girata serve a rendere talvolta omogenea la cottura. Bene, la pizza è pronta, eccola qui, ve la mostro e la portiamo subito dopo sul piatto perché dobbiamo completare. Sistemiamo un bel po' di rucola perché questa pizza è rucola e grana e subito dopo scaglie di parmigiano grattugiato. Ed ecco qui la pizza nella sua bellezza, molto bella anche questa, molto napoletana. Vediamola sotto, ben cotta. Possiamo passare alla terza pizza. Anche qui procedura che abbiamo già visto nelle prime due. Allarghiamo il panetto. Considerate che i panetti sono morbidissimi perché l'impasto è un 75%. Sistemato il disco di pasta sulla pala barella, possiamo tranquillamente sistemare i condimenti. Passata di pomodoro. Questa è una marinara secondo l'idea del pizzaiolo Starita. Olio, aglio,
parecchio aglio tagliato piccolino e pomodorini, in questo caso sono gialli, tagliati a fettine, molto origano e molto formaggio grattugiato. Andiamo in forno, la cottura sarà anche in questo caso un po' meno di 1 minuto. Depositiamo la pizza, facciamo cuocere e anche qui ci sarà la girata a poco più di mezzo minuto. Il video, come avete già sentito prima, è naturalmente accelerato. Rotazione di 180 gradi e rientriamo dentro il forno. Ci siamo. Estraiamo la nostra pizza, ve la mostro qui e la portiamo subito sul piatto. Bene, eccola qui, io mi ritengo molto soddisfatto anche di questa pizza, bordo basso, veramente ben maculato. Bene cari amici, adesso avete visto il video con la cottura delle pizze, avete potuto vedere la realizzazione dell'impasto con la tecnica knock knead che vi consiglio. Non mi resta che dirvi, cimentatevi anche voi, provateci, poi fatemi sapere con una email, un messaggio su Facebook, come volete voi. Adesso, se il video vi è piaciuto, lasciate pure un like al canale che sicuramente aiuta. Poi se non siete iscritti, come spesso capita, potete approfittarne per iscrivervi adesso e infine, se proprio avete voglia di sostenere questo canale in qualche maniera, provate a condividere questo video con i vostri amici appassionati e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sempre in questo canale.